l'elicottero del futuro? Sì, ne siamo talmente convinti da averci messo anni e anni di lavoro, investimenti e soprattutto aver puntato a creare qualcosa che fosse unico nella sua categoria. Ponticelli, uno dei quartieri più problematici di Napoli. Buongiorno, sono di Renews 24. Dietro questo cancello si nasconde l'azienda di elicotteri visitata da Matteo Renzi durante il suo viaggio al sud. 3 milioni di capitale sociale e un sogno, creare l'elicottero biposto del futuro, come racconta Dario Scalella. Come nasce K4A? Ma da una visione che i soci fondatori hanno avuto qualche anno fa, oramai 8 anni fa, che il mondo avrebbe cominciato a utilizzare la personal transportation, quindi la possibilità di spostarsi in maniera sicura sulle città, sugli spazi d'acqua, in maniera sicura, veloce e soprattutto personalizzata. È un po' l'idea che si aveva su Blade Runner. Noi aggrediremo il mercato con una macchina biposto, bimotore, con motori italiani, e motori a benzina, non motori a benzinavio come la maggior parte dei motori aeronautici, con un costo che sarà uguale a quello del competitor, con 40 anni di tecnologia e di produzione italiana in più. Partita da zero nella ricerca, in un segmento dominato da un elicottero biposto americano, risalente ormai agli anni 70, K4A ha deciso di puntare sulla sicurezza. Ce lo racconta Valentino Alaia, un passato di sperimentatore alla NASA e ora amministratore delegato di K4A. I velivoli leggeri, come gli elicotteri biposto o quadriposto, sono velivoli che soffrono in safety, in sicurezza rispetto a quelli delle classi più alte del mercato, e quindi due motori, abbiamo accoppiato due motori, qui questi due motori danno la potenza in parallelo, la failure di un motore permette all'altro motore, di un motore sì, permette all'altro motore di portarlo ad atterrare senza la manovra cosiddetta di autorotazione, ma con una manovra assistita da potenza del motore, andare a atterrare dove vuole. Così come il rotore principale, un nostro brevetto. Quello là è il rotore tradizionale? Sì, questo è il rotore tradizionale che ha praticamente la variazione di pitch, si dice, cioè dell'angolo delle pale. Il nostro invece è completamente diverso, sia nella concezione sia nella trasmissione. A primavera, dopo 8 anni e mezzo di ricerca, è arrivata la concretizzazione del sogno, la firma di una joint venture da 32 milioni di dollari con un'azienda aerospaziale cinese, che ha portato anche alla prima fattura. Della nuova società, K4A deterrà il 48%, il 52% andrà ai cinesi. Voi siete diventati un piccolo caso, anche Renzi è venuto a visitarvi. Perché? Cosa avete di speciale? Noi abbiamo di speciale una cosa, noi siamo una piccola azienda che non ha ancora un prodotto sul mercato, ha un fortissimo know-how sul quale abbiamo investito per tanti anni e abbiamo deciso di creare questo modello di joint venture all'estero in cui i nostri partner stranieri finanziano la ricerca fatta qui in Italia, in modo che noi creiamo sviluppo e occupazione in Italia sulla parte alta della catena del valore, che è quella importante, quella da tenere. I cinesi quindi vi finanziano la ricerca? I cinesi ci finanziano la ricerca per finire il prototipo che avete visto in costruzione e ci finanzieranno con 3 milioni di euro la parte restante della costruzione del prototipo. Il know-how sviluppato da K4A è stato valutato in 15 milioni di dollari. Abbiamo partecipato a questa joint venture solo col nostro know-how e l'altra parte dell'investimento, da parte dei cinesi, quindi l'investimento materiale nella fabbrica e tutto ciò che viene assieme al nostro prodotto, perché è la parte che finanzierà il socio cinese e questo porterà in 30 mesi alla produzione di circa 150 elicotteri biposto bimotore all'anno. K4A vende la tecnologia, il cuore dell'azienda, assicura l'AIA, rimane però in Italia, a Napoli. Qui avviene il design, la progettazione ed è qui che è facile farlo perché qui abbiamo tradizione in Italia, soprattutto qui a Napoli abbiamo università, abbiamo il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali e abbiamo una tradizione aeronautica che ci può consentire di sviluppare quello che stiamo facendo con successo. Noi in Italia, mi ripeto, dobbiamo stare da questa parte della catena del valore, cioè dalla parte alta, alla parte dell'innovazione, dalla parte della tradizione dei nostri inventori, scienziati italiani.